Bruno, sei pronto per la tua intervista? La mamma sta preparando la cena per entrambi. No, non lo sono. Sono così nervoso. È il mio primo colloquio e non ne sono sicuro. Dai. Starai bene. Devi solo credere in te stesso. Sì, lo dici perché per te è facile. Hai fatto molti colloqui, ma io. Questa intervista è importante per me. Ho studiato molto per questo, ma ho paura. Bene. Ti aiuterò, ok? Lasciami sedermi, così possiamo parlare un po'. La prima cosa che devi fare è vestirti per il lavoro o per l'azienda. È molto importante. I codici di abbigliamento casual di oggi non ti danno il permesso di vestirti come vuoi durante un colloquio. È importante sapere cosa indossare per un colloquio ed essere ben curati. Che tu indossi un abito o qualcosa di meno formale dipende dalla cultura aziendale e dalla posizione che stai cercando. Se possibile, chiama per conoscere il dress code aziendale prima del colloquio. Sì, ho già ottenuto quell'informazione. Ecco perché indosso questa maglietta gialla. Excellent. Un'altra cosa importante è ascoltare. Uno dei suggerimenti più cruciali per l'intervista. Fin dall'inizio del colloquio, il tuo intervistatore ti fornisce informazioni. Direttamente o indirettamente. Se non lo senti, stai perdendo una grande opportunità. Buone capacità comunicative includono l'ascolto e il far sapere alla persona che hai sentito ciò che è stato detto. Osserva il tuo intervistatore e abbina quello stile e ritmo. Ricorda quel suggerimento. Ma per favore, non parlare troppo. Dire all'intervistatore più di quanto abbia bisogno di sapere. Potrebbe essere un errore fatale. Se non ti sei preparato in anticipo, potresti divagare. Quando rispondi alle domande del colloquio, a volte parlando da solo fuori dal lavoro. Preparati per il colloquio leggendo l'annuncio di lavoro e quali informazioni contiene. Abbinare le tue capacità ai requisiti della posizione e mettere in relazione solo tali informazioni. Non parlare di cose inutili, come la tua nuova ragazza o un bel ristorante. Non essere troppo familiare. Il colloquio è un incontro professionale per parlare di business. Non si tratta di farsi un nuovo amico. Il tuo livello di familiarità dovrebbe imitare il comportamento dell'intervistatore. È importante portare energia ed entusiasmo al colloquio e porre domande. Ma per favore, non oltrepassare il tuo posto di candidato in cerca di lavoro. Ricordatello. E questo ci porta al consiglio successivo: utilizzare un linguaggio appropriato. Tutto il tempo. È un dato di fatto che dovresti usare un linguaggio professionale durante il colloquio. Fai attenzione a eventuali parole gergali inappropriate o riferimenti a età, razza, religione, politica o orientamento sessuale. Questi argomenti potrebbero mandarti fuori dalla porta molto rapidamente. Mi creda.
Non essere arrogante. L'atteggiamento gioca un ruolo chiave nel successo del colloquio. Quindi, fai attenzione. C'è un sottile equilibrio tra fiducia, professionalità e modestia. Anche se stai mettendo in scena una performance per dimostrare le tue capacità, l'eccessiva sicurezza è altrettanto negativa. Perché troppo riservato. Tutti i suggerimenti per un colloquio del mondo non ti salveranno se sembrerai sgradevole con cui lavorare. Inoltre, fai attenzione a rispondere alle domande. Quando gli intervistatori ti chiedono un esempio di un momento in cui hai fatto qualcosa, stanno ponendo domande sull'intervista comportamentale, progettate per suscitare un esempio del tuo comportamento passato. Se non riesci a riferire un esempio specifico, non solo non rispondi alla domanda, ma perdi anche l'opportunità di dimostrare le tue capacità e parlare delle tue capacità. Quasi lo dimentico. Una parte molto importante. Preparati. Prima dell'intervista, ovviamente. Assicurati di essere pronto per il colloquio aumenterà la tua sicurezza e ti aiuterà a fare bene. Conosci te stesso. Dovresti essere in grado di descrivere le tue capacità, interessi e valori. E abbinali a quelli dell'organizzazione. Inoltre, è importante effettuare ricerche sull'azienda. Ciò dimostra che tieni a questo lavoro abbastanza da conoscere la missione dell'azienda. Prodotti e valori. Comprendi come si collegano alla posizione per la quale vieni intervistato. Potresti trovare queste informazioni online, ma puoi anche chiamare o visitare e chiedere opuscoli o altre pubblicazioni. Comprendere il lavoro. Chiedi alle risorse umane o al responsabile delle assunzioni una descrizione dettagliata del lavoro. Puoi scoprire di più sul lavoro da qualcuno che lavora lì. Oppure parla con qualcuno nella tua rete che svolge un lavoro simile. Mi ha aiutato in passato. Mettiti nella posizione dell'intervistatore. Annota le domande che vorresti porre a un potenziale dipendente. Ricerca le tue risposte. Assicurati di essere preparato per queste domande comuni durante un'intervista. Rivedi il tuo curriculum. Scegli quali dei tuoi punti di forza e abilità corrispondono a ciò che è necessario per questo lavoro. Così potrai evidenziarli nell'intervista. Identifica i tuoi risultati. Sii pronto a parlarne in un modo che mostri ai responsabili delle assunzioni che puoi fare ciò che è necessario. Inoltre, ricorda che è importante fare domande. Molti candidati se ne dimenticano. Quando viene chiesto se hanno domande, la maggior parte dei candidati risponde no. Risposta sbagliata. Parte del sapere come intervistare è essere pronti a porre domande che dimostrino interesse. In quello che succede in azienda. Fare domande ti dà anche l'opportunità di scoprire se questo è il posto giusto per te. Le migliori domande nascono ascoltando ciò che ti viene chiesto durante il colloquio e chiedendo ulteriori informazioni. Ma non fare troppe domande. Non apparire disperato. Quando fai un colloquio con l'approccio per favore assumimi, sembri disperato e meno fiducioso. Rifletti sulle 3 C durante l'intervista: calma,
calma e sicurezza. Allora, come ti senti dopo aver ascoltato tutti questi suggerimenti su come avere successo in un colloquio di lavoro? Questi suggerimenti sono davvero utili, ma sento ancora di non essere preparato. Non so cosa fare. Va bene. Allora faremo qualcosa di veramente utile. Faremo pratica e simuleremo il tuo colloquio. Dopo tutti questi consigli che ti ho dato, il modo migliore per avere un ottimo colloquio è esercitarsi. Sul serio? Lo faresti per me? Grazie mille, fratello. Sicuro. Sono tuo fratello maggiore e ho più esperienza di te. Facciamo pratica. Grande. Spero che ai nostri iscritti sia piaciuto questo video con i suggerimenti per superare un colloquio. Lo espero. Ma ce lo faranno sapere commentando questo video, come al solito. Grazie mille.